Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo giunti alla terza e ultima parte della sezione base della masterclass di Microsoft Access. Allora, cosa andremo ad imparare su questa parte? Praticamente andremo a vedere le funzioni delle query e le ricerche. Quindi ci saranno adesso 4 lezioni nel quale andremo a fare qualche query in cui impareremo a trasformare i campi all'interno delle query di selezione o di creazione o quello che vorremmo fare. Quindi faremo 4 lezioncine in cui andremo a vedere le funzioni di tipo stringa, numerico, quelle logiche e le funzioni di data. Poi concluderemo la parte andando a vedere come funzionano le dipendenze di oggetti e poi andremo a vedere una query che ho costruito io che permette di fare un full scan del DB per trovare eventuali commenti, testi che avete inserito all'interno delle query presenti nel database, così vi darà un output di quello che state cercando. Allora, passiamo appunto alla nostra bella lezione, quindi funzioni di tipo stringa. Allora, io cosa ho fatto? Mi sono preparato un file Excel, questo Excel ve lo condividerò appena praticamente tutte e 4 le lezioni saranno concluse. Nel mentre vi condividerò come sempre in descrizione il database Access che andremo a elaborare lezione per lezione. E qui praticamente cosa ho messo? Praticamente vi ho messo un link qua su che cliccandolo vi porta a questo sito qua che è molto utile. Praticamente qui ci sono anche altre cose, trovate cose anche per SQL, Oracle, MySQL, Word, Excel eccetera. Andando nella sezione di Access, ok, il link vi porta direttamente alle funzioni di categoria. Praticamente andando sulle funzioni potete ordinarle in ordine alfabetico piuttosto che per categoria. Entrando sulla categoria trovate appunto tutte le funzioni che potete utilizzare all'interno di Microsoft Access, quindi qua ci sono tutte quelle di tipo stringa, numerico, data time, logiche e così via, ce ne sono diversi. Il sito è in inglese, però è utile, è uno dei migliori che conosco e che riepiloga bene un po' tutte le funzioni. Solo attenzione a una cosa, che essendo tutto in inglese segue comunque le impostazioni internazionali americane, quindi ad esempio quando andremo a vedere anche i numeri oppure vediamo, possiamo fare ad esempio anche un mid, vedete che qui loro mettono la virgola. Se noi lavoriamo col sistema internazionale europeo italiano, al posto della virgola in Microsoft Access dobbiamo sempre mettere il punto e virgola. Quindi quando vedete analizzate documentazione straniera, soprattutto quella americana, tendenzialmente mettono la virgola dappertutto. Su Access per noi è sempre il punto e virgola quello che delimita la posizione di un testo con un altro testo. Allora, qui come vedete ci sono tante funzioni e vi dicevo che nell'Excel praticamente che cosa ho fatto? Adesso noi andremo ad analizzare queste funzioni in Access. Quelle che io vi riporterò qua per testo, numero eccetera sono praticamente quelle che per la maggiore andrete assolutamente ad usare molto spesso. Le altre vengono usate di meno, non che non siano usate, però vengono usate molto meno. Eventualmente sapete che da qui potete appunto andare ad approfondirle, cliccate, trovate il testo e vi spiega come funziona ogni singola funzione. Allora andiamo nel dettaglio. Praticamente qui magari al posto di LED facciamo anche il min e il right, adesso che l'ho visto di là, right. Ok, allora che cosa fa il trim? Questa è una cosa importante, praticamente va ad annullare tutti gli spazi che sono a sinistra e a destra del nostro testo che sta dentro il nostro record. Infatti sulla colonna di esempio che vedete qua vedete anche come si scrive la formula, quindi si scrive appunto trim aperta tonda, nome campo, chiusa tonda, e lui taglia tutti gli spazi. Allora andiamo in Access e facciamo pratica, facciamo una query di selezione, quindi andiamo nel menu crea struttura query, drag and drop della nostra anagrafica e vediamo come è composta. Praticamente vedete qui l'articolo, ok, ha il testo e poi si chiude. Ipotizziamo che qui ci sono degli spazi, ok, sul pennello così, quindi abbiamo degli spazi sia a sinistra che a destra. Quindi che cosa succede? Quando noi andiamo a fare la nostra query, ovviamente la eseguiamo, noi qui troviamo appunto degli spazi. Se facciamo il trim, quindi come funziona questa cosa qua? Allora intanto il campo lo possiamo allargare o stringere come vogliamo. Quando andiamo a lavorare su un campo, tendenzialmente si scrive sempre l'alias del nome risultante che vogliamo sulla query, che potrebbe essere anche lo stesso, ma bisogna fare attenzione a una cosa. Per adesso lo scriviamo in modo differente, quindi articolo
e facciamo un underscore e poi facciamo 2 punti. Praticamente tutto quello che noi andiamo a mettere dopo i 2 punti sarà la formula che determinerà questo campo. Quindi che cosa vogliamo fare? Allora qui vedete l'articolo underscore, ok, sarà uguale al testo di articolo. Se io lo lancio così non cambierà nulla, praticamente mi riporterà lo stesso risultato, solo che appunto vedete che c'è l'underscore dopo l'articolo. Questo perché? Perché ci abbiamo messo un alias. Allora, se noi vogliamo fare il trim, come vedevamo nel foglio, trim, ok, aperta tonda, e qui chiudiamo la tonda. Se avete dei campi con degli spazi, ad esempio avete articolo spazio colorato, ok, bisogna sempre ricordarsi di mettere le quadre. Adesso lui qua praticamente le ha messe in automatico perché ho aggiunto una funzione, quindi se il testo del campo è sempre tutto attaccato e non ha caratteri speciali, perché attenzione, anche i caratteri speciali possono dare problemi, ok, basta usare sempre le quadre in apertura e in chiusura. Quello determina appunto il campo, che è la stessa cosa anche se lo sintassi SQL. Perfetto, così facendo magari lo tiriamo giù 2 volte, così abbiamo l'articolo qua originale e qui abbiamo l'articolo trimmato. Se noi andiamo in visualizzazione vedete che qui appunto ci sono gli spazi, invece qua ha trimmato tutto, quindi lui ha tolto gli spazi dal nostro testo. Ipotizziamo che noi vogliamo mantenere lo stesso nome, ok? Questa è una pratica standard. Se io adesso tiro via questo, no? Anzi, sì, tiriamolo via perché non posso avere 2 campi che si schiamano allo stesso modo, e tolgo l'underscore. Adesso lui praticamente mi darà errore. Vedete, lui dice che c'è un riferimento circolare causato dall'alias articolo nell'elenco select. Praticamente che cosa vuol dire? Quando vedete riferimento circolare significa che voi appunto avete messo un alias con un nome che esiste già in questa tabella. Praticamente lui qui non capisce questo articolo a cosa fa riferimento, o meglio, questo articolo che state mettendo qua sta facendo riferimento a questa tabella oppure alla query stessa che stiamo utilizzando, perché si potrebbero fare anche queste cose qua andando poi nel linguaggio SQL. Quindi come si risolve questo problema? Si risolve semplicemente così: se il campo che volete trasformare lo volete continuare a chiamare allo stesso modo, dovete dargli anche riferimento della tabella, un po' come si faceva anche nel SQL Server se avete seguito la mia masterclass. Quindi si prende il nome della tabella, che appunto è anagrafica, si va prima della parentesi quadra, facciamo una bella quadra, mettiamo il nome dell'anagrafica e la chiudiamo. Tra il nome della tabella e il campo ci va il puntino, quindi anagrafica.articolo. Perfetto, se noi adesso facciamo così ed eseguiamo la query, non dà più riferimento circolare perché abbiamo dato il riferimento a questo campo qua. Questo campo arriva da questa specifica tabella e quindi Access non si confonde più se il campo arriva da qua oppure se viene riciclato da qua, perché ad esempio l'articolo io poi potrei fare un'altra formula che si chiama ad esempio Pippo e è uguale ad articolo, ok, articolo, ok, qui dice anagrafica ma magari è query 1 per dire, no? E riprenderebbe l'informazione da questa query qua, quindi adesso non si fa così ma comunque è per farvi capire. Quindi appunto l'articolo potrebbe essere generico e bisogna sempre fare attenzione agli alias, quindi riferimento circolare, sapete che sta succedendo qualcosa di questo tipo, da aggiungere sempre il nome della tabella. Tendenzialmente si tende sempre a fare un underscore, cambiare sempre il nome, perché magari quando avete formule lunghe andare a inserire la tabella magari sporca un po' la formula e si fa più fatica a leggerla, oppure anche andare a scriverla diventa più lungo. Quindi io tendenzialmente cambio sempre il campo e quando arrivo alla query di creazione tabella, perché vi ricordo cercate sempre quando finite il processo di ETL di storare sul database Access il dato, non collegatevi mai con un Excel o con un sistema di front-end direttamente sulla query, perché c'è una percentuale, anche se bassa, che possa restituirvi dati sbagliati. Quindi storate sempre il dato, quando andate a storare io lì in quella fase vado ad applicare effettivamente tutti i nomi come voglio averli. Quindi questa è una cosa. Quindi adesso ad esempio tiriamo via questo, ok, e ci lasciamo l'underscore. Altra cosa, se scrivere qui è troppo piccolo si fa clic all'interno della nostra cella e poi si fa Shift F2. Nel momento in cui facciamo Shift F2 oppure facciamo tasto destro zoom,
compare il compilatore semplice. Adesso vi faccio vedere anche l'altro. Io di solito uso sempre questo, quindi da qui rotelline, poi fate CTRL più rotelline avanti, potete anche fare un bel zoom, così si vede meglio quello che andate a scrivere, piuttosto che andate sul carattere e vi personalizzate addirittura i caratteri, ok? Eventualmente tasto destro genera, ok? Qui compare il compilatore che vi aiuta, quindi qui quando andate a scrivere c'è il compilatore, vi fa vedere un po' tutte le funzioni che ci sono, vedete qua ci sono tutte, quando cliccate sotto vi dice che cosa fa la funzione, ve le dà per categoria, ce ne sono A, B, Z, quindi anche questo è un aiuto per capire le formule che ci sono, un po' come l'Excel quando entrate nella formula Excel che vi dà la spiegazione di come funzionano, quindi anche qua trovate gli operatori e tutto quello che c'è, ok? Tendenzialmente quando ci prenderete mano sta cosa qua non la userete più, io l'avrò usata sino a 2-3 mesi quando ho proprio iniziato con Access e poi sono andato direttamente tutto da qua perché tanto alla fine sono sempre le stesse cose. Ok, abbiamo visto il trim. Facciamo la seconda, andiamo a vedere la seconda, è il replace, praticamente sostituisce un carattere all'interno della stringa, quindi questa funzioncina qua è strategica perché ad esempio vogliamo fare replace, ops, ovviamente qui trovate sempre come si fa a fare questa cosa qua, quindi replace, vedete, aperta tonta, campo, cerca il campo e poi gli diamo il campo che vogliamo restituire, quindi ipotizziamo che dalla nostra tabella di anagrafica vogliamo trasformare la A in P, ad esempio, ok? Quindi cosa facciamo? Andiamo qui, facciamo anche un po' di zoom così vedete, facciamo sempre punto e virgola, quindi cerchiamo la lettera A e la trasformiamo in P grande, ad esempio, ok? Quindi lui ogni volta che trova la lettera A andrà a convertirla in P. Ecco che eseguiamo, ok, abbiamo l'alias duplicato, facciamo articolo 2, qua facciamo così, trim, e qua ci scriviamo replace, eseguiamo, ecco che vediamo che praticamente ha trasformato appunto la A in P, quindi con il replace è utile a volte se dovete fare trasformazioni di questo tipo. Andiamo avanti velocemente, adesso le passiamo tutte velocemente, quindi qua c'è il len, poi diciamo anche il left, il min e il right. Allora, il len è praticamente come la lunghezza di Excel, ci restituisce il numero di caratteri che stanno dentro al testo. Il left è come il sinistra di Excel, quindi ci restituisce i caratteri contando da sinistra, il right contando da destra e il mid ci dà l'intervallo che sta in mezzo. Andiamo a vedere un esempio molto veloce. Facciamo ad esempio len, ok? Qui ci mettiamo un bel len e il nome del campo. Ok, quindi qui ci restituirà appunto la lunghezza del campo con il numero, ecco qua. Se noi invece prendiamo il left, ok, gli diamo sempre il nome dell'articolo esattamente come Excel, quindi da qui gli diremo punto e virgola, ad esempio 2 caratteri, quindi inizierà a contare a sinistra e ci riporta i primi 2 caratteri. Right ovviamente parte dal fondo e ci riporta gli ultimi 2 caratteri, vediamo cosa succede che dato che ci sono spazi, right, ok, qui access ad esempio qui io avevo messo in anagrafica degli spazi che però non ha mantenuto, vedete che lui qui li taglia di default perché il campo è configurato in questo modo, però se ci fossero qui mi porterebbe 2 spazi bianchi. Il mid, ok, che è appunto l'intervallo che si dà in mezzo, facciamo 3, 2, ok, cosa succede? Vedete, lui praticamente inizia a contare dal carattere numero 3, ho dato 3, 2, 1, 2, 3 e poi, considerando anche il terzo, me ne riporta altri 2, vedete, NN, quindi inizia dal terzo e dal terzo compreso mi riporti i successivi caratteri che, il numero di successivi caratteri che appunto vado a specificare qui. Poi c'è CSTR, quindi converte un campo in testo. Allora, attenzione a questa cosa qua, che qui possiamo selezionarli tutti e li stringiamo ad esempio tutte insieme. Adesso un po' di zoom non me lo lascia fare, ok. Ad esempio questo, no? CSTR, ok. E facciamo articolo, scusate, versato, che lì ho un numero. E chiudiamo.
Se io tiro giù anche il versato, ok, vedete, come identifico se è un numero o un testo? Vedete che il numero viene sempre riportato a destra. Se noi andiamo a guardare la composizione di questa tabellina qua, ok, vediamo appunto che il versato è formattato come numerico, quindi quando noi andiamo in visualizzazione, tiriamo giù il campo, vediamo il campo, praticamente il testo a destra. Nel momento in cui vediamo un testo a sinistra, significa che la formattazione è testuale. Per qualche ragione dovete fare una conversione da numero a testo, da data a testo, si usa CSTR. Poi vediamo gli ultimi due. In STR, anche questo è abbastanza usato, riporta il numero del primo carattere A trovato nel record, quindi se dovete fare una ricerca, vedete anche qua c'è appunto la formula, se dovete fare una ricerca del carattere, perché dopo queste sono funzioni che tendenzialmente si va ad usare combinate con altre funzioni, ad esempio con replace devo andare a sostituire il carattere A magari, ok, però voglio farlo solo sull'ultimo carattere A, allora con in STR potrebbe essere un esempio che si può andare ad abbinare la formula. Quindi qui che cosa succede? Velocemente dopo vediamo l'ultimo che è il più interessante di tutto. In STR facciamo sempre articolo, lo eseguiamo, vedete che lui praticamente sta cercando il carattere A e ci dice la posizione in cui si trova. Quindi anche qua se dobbiamo fare un mid, ad esempio, iniziamo a contare, potremmo fare il mid, ok, combinando, vedete, metto il mid davanti, facciamo un po' di zoom, quindi gli dico articolo, ok, punto e virgola, inizia a contare da quando trovi la A e poi riporta due caratteri, vedete, così ho annidato due formule, ok? Quindi cosa succede? Lo lancio, adesso qui il carattere A non c'è e quindi mi dà errore, ok? Però dove c'è vedete che fa AR, AT, AR perché inizia da dove trova la lettera A, eccola qua, ok? Così ho reso il mid dinamico. Poi questi sono tutti i trucchetti che man mano che dovrete fare degli sviluppi e che dovrete ottenere delle cose vi verranno automaticamente. Le formule poi alla fine sono anche abbastanza semplici. Vediamo quello più interessante di tutto, questo qua, praticamente space. Questo è molto utile quando dovete andare a ricostruire un campo a lunghezza fissa. Ipotizziamo ad esempio un ambiente, un gestionale come SAP che vi dà la skew e poi magari vi dà la griglia, e magari voi avete praticamente la skew che deve essere sempre lunga di 15 caratteri, poi avete la griglia che magari è fatta di 8 caratteri, no? Però a voi arrivano due campi, il colore e il calibro. Alle volte il colore è cablato, alle altre volte non è cablato, e la griglia è composta da colore più calibro, quindi in quel caso là dovete sempre avere il calibro magari negli ultimi due spazi, perché colore ha 6 byte e il calibro ne ha 2, quindi il calibro, anche se il colore non c'è, dovete generare 6 spazi in modo che il calibro si trovi sempre alla fine e non possa generare confusione, magari confondendo il valore che avete in output come il calibro che avete in output come un colore. Andiamo nel dettaglio e facciamo un esempio. Ad esempio ci prendiamo l'ultimo pezzetto che c'è qui, andiamo in access, ce lo mettiamo qui, adesso ci sono troppe parentesi, perfetto. Praticamente qui che cosa andiamo a fare? Ipotizziamo che vogliamo avere una lunghezza del nostro output sempre di 12 caratteri. Allora cosa possiamo fare? Noi gli diciamo, parliamo sempre del campo articolo, quindi facciamo che riportiamo sempre il testo dell'articolo, quindi quello che c'è dentro nel nostro campo lo riportiamo sempre, però aggiungiamo degli spazi nel caso l'articolo sia più corto di 12 caratteri, quindi aggiungiamo il numero di spazi. Se io facessi così, per dire, aggiungerei articolo, ad ogni riga di articolo, a ogni codice che trovo aggiungo 2 spazi a prescindere, quindi potrei avere un articolo che è lungo 3 caratteri più 2 spazi, un articolo che è lungo 5 più 2 spazi, ok? Così non è dinamico se voglio avere sempre un 12, quindi noi qua gli diciamo un bel 12 e poi gli diciamo meno la lunghezza del campo, così diventa dinamico. Quindi articolo, ipotizziamo che io nell'en ho l'articolo che è uguale a 3, ok, farò 12 meno
questo risultato qua che è 3, quindi mi aggiungerà 9 spazi e ottengo appunto il mio articolo che è lungo 12 byte. L'articolo è lungo 5, farà 12 meno 5 e aggiungerò 8 spazi. Ok, così diventa dinamica. Questa qui è molto strategica, segnatevela bene perché potrebbe essere che vi capiterà sicuramente di utilizzarla. Secondo me la eseguiamo, ecco che noi qui vediamo che è sempre lungo uguale. Se mettiamo un 10 magari, vediamo se si capisce un po' meglio col 10 appunto, e la eseguiamo. Ecco, pennarello è lungo 10, vedete che non aggiunge nessun tipo di spazio perché farà lunghezza articolo 10 meno 10 0, quindi non aggiunge niente. Invece qua lui va ad aggiungere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, come vedete, e così. Bene, direi che con le funzioni testo abbiamo concluso. Se volete vederne altre potete approfondirle da qui, oppure appunto vi ricordo che potete fare anche tasto destro, genera, e da qui vi aiuta anche questo pannellino qua. Direi che è tutto, mi spiace se sono andato un po' lungo, ma trovavo importante farvi vedere un po' tutto quello che ci stava dietro sulla gestione di queste cose. Come sempre, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like così mi aiuterete a far crescere il canale, e se avete voglia condividete questa risorsa nei social, magari commentando il vostro pensiero. Ci vediamo alla prossima lezione, grazie a tutti per l'attenzione, a presto, ciao!